Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Audi 4, la leggenda a trazione integrale, uscita numero 28. Ricordo che per il completamento di questa collezione sono previste 110 uscite, la scala del modello è in 1 a 8, l'edizione Centauria. Ricordo anche che la Centauria mi sembra, se non ricordo male, il 17 o il 18 agosto, quindi il mese prossimo, metterà a disposizione la Ferrari 330 P4, riconosciuta come la più bella Ferrari al mondo, da corsa, vincitrice anche sul podio di un titolo nel 1957 insieme a altre due Ferrari. Allora, adesso, prima di ovviamente procedere, ringrazio tutte le persone che mi visualizzano. Grazie ragazzi, grazie davvero di continuare a contribuire a dar vita al canale. Iscrivetevi anche al gruppo su Facebook di eCast. Vi dico subito che vi metterò poi il link in descrizione, perché è un gruppo di appassionati, come ce ne sono tanti di gruppi, però insomma voi iscrivetevi, poi decidete se restare o meno. Vi metterò quindi il link in descrizione. E poi volevo anche dire alle persone che non sono iscritte ma magari mi guardano e hanno piacere di farlo, che l'iscrizione, come sapete, è del tutto gratuita, quindi se sempre che ne abbiate piacere iscrivetevi al canale e attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non solo di auto. E infine, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, mi contatti privatamente, grazie. Qui purtroppo, a mio parere, è una mancanza che Centauria ha fatto anche con Lancia Stratos, perché queste sono le due uniche mezze pagine e nemmeno complete dedicate a queste icone del mondo rally. Ricordo anche che questa macchina, oltre ai tanti titoli vinti, ha vinto il Rally di Montecarlo nel 1984 con il pilota Walter Rohr e il suo navigatore Christian. Adesso vado a vedere quello che ho ricevuto in questa uscita e io vi dico come sono andato a procedere. Seguitemi se avete piacere e non mandate avanti video veloci, perché i video di Michele Armonica sono più lunghi di altri. Fare un video di montaggio in 7-8 minuti si riesce a fare, ma se devo spiegare certe cose per evitare che possiate fare possibili danni e spiegarvi come intervenire e che tutti siano in grado di farlo, è tutta un'altra storia. Quindi ecco, vi chiederei di non mandare avanti video, perché poi le domande che mi fate io ho piacere di rispondere, però vi posso garantire che la maggior parte delle risposte sono contenute nei video che voi avete mandato avanti. Allora, troviamo il pneumatico, andremo a montare quindi la terza ruota, la posteriore sinistra, il cerchione interno che è in plastica, il cerchione esterno che è in metallo. Accertatevi che la valvola non balli, altrimenti mettete un goccio di colla qui nel foro. Poi troviamo i bulloni, ce ne serviranno 5, uno è dato in più. Questo che è il disco del freno, parte del disco del freno. Allora, sono in tre parti, vedete, in realtà il disco del freno è questo, ma lo chiamano terza parte del disco del freno, ma non è così. Comunque questo è in metallo e questi sono in plastica. Una pinzetta che, seppur carina, non ci servirà a nulla. La rondella che va poi interposta tra la vite che andremo a mettere, la DM, questa, quindi metteremo la vite, questa rondella, e avviteremo la ruota.
al fusello. Quindi abbiamo, vi stavo dicendo, 4 serie di viti, qua ne abbiamo 3, quella l'abbiamo appena vista, la DM, e tutte e 4 sono ad avvitare nel metallo. Eccole qui le serie di viti previste in questa uscita. Guardate, vi faccio vedere una cosa. Loro qui ci dicono di montare subito il pneumatico al cerchione. Io vi consiglio di fare una cosa. Guardate qui. Lo so che magari tutti non hanno questi utensili. Io ve l'avevo detto quando ve lo feci vedere la prima volta che nel supermercato Aldi c'era questa offerta da circa 7,90 € se non sbaglio, dove ci sono sia una serie di punte destrorse e sinistrose, destrose, chiedo scusa, e sinistrose. Adesso vi faccio vedere. Prendo una punta da 1,4 mm Io vi faccio vedere l'operazione, ma ho già eseguito tutto proprio per evitare di fare video ulteriormente più lunghi. Ecco qui. E mi sono andato a passare tutti e 5 i fori, come potete vedere, delle sedi dedicate per i bulloni in plastica, altrimenti rischiate di romperli e la maggior parte di voi non riuscirà a inserirli dentro, perché più li mandate giù e più loro, schiacciandosi, si allargano. Però attenzione, molti non si sono accorti che questi fori che vedete qui non sono fatti a caso, perché sono la corrispondenza precisa del bullone che esce, perché vi deve uscire un po' dal foro, e va a inserirsi completamente qui. Se non farete questo, quando andate ad inserire questo pezzo qui in battuta, vi spingerà fuori i bulloni. Voi non ve ne accorgete, ma succederà questo. E allora, sempre con la stessa punta da 1,4, sono andato a calibrarmi questi 5 fori qui. Adesso vi faccio vedere. Prendiamo i 5 bulloni, ecco qui, poi con un biadesivo ve li andate a inserire qui. Guardate, vi faccio vedere, questa è la prova che io ho fatto. Con ogni bullone lo prendo e deve inserirsi perfettamente in ogni foro. Ok? Poi e guardate che già avendo io allargato ognuno dei suoi fori mi dà già problemi a farlo inserire, perché è veramente molto stretto il foro. Poi con la parte qui piatta di questo stesso pezzo vado a inserirmi il dado fino in fondo, piano piano, ecco qui. Vi faccio vedere una cosa, guardate, quello di cui vi parlavo prima. Guardate i perni come escono. Però grazie al fatto che io li ho calibrati con la punta da 4, guardate cosa succede quando io vado a mettere questo. Avete visto? Entrano perfettamente, ma non escono da qui. Altrimenti quando andrete a chiudere con la vite DM vi escono fuori i bulloni.
ve lo garantisco. Questo deve essere perfettamente imbattuto, altrimenti il montaggio non è corretto. E ogni perno deve uscire così fuori. Questa è la cartina tornasole, il punto di riferimento. Adesso faccio la stessa cosa con gli altri. Vi ho fatto vedere come fare. E ci vediamo dopo. Ecco qua, guardate. I perni escono tutti con la stessa lunghezza, vedete? Prendete questo, fate attenzione a questo scasso che deve andare da questa parte. Ecco, guardate, i bulloni sono perfettamente inseriti e anche qui è perfettamente imbattuta, altrimenti questo risultato non lo ottenete. Ok? Fatto questo, sono andato a prendermi due viti UM e sono andato a crearmi il filetto qui. Poi sono andato a prendermi tre viti AMM e sono andato a crearmi i filetti qui. Poi, visto che stiamo lavorando sull'ammortizzatore posteriore sinistro, sfiliamo il fusello con l'ammortizzatore e andiamo a prendere la vite GM e andiamo a crearci il filetto qui. E qui. Facendo attenzione che dobbiamo anche andarci a creare il filetto qui. Questo poi andrà inserito qua dentro. Un'altra cosa a cui dovrete fare attenzione, che sempre vi attenziono a questa, non vorrei usare la stessa parola che ho appena detto adesso, a questa accortezza, è che quando andate ad avvitare le viti dovrete fare attenzione, ecco l'ho ripetuto di nuovo, che le viti non siano né messe storte da questo lato, ma neanche da questo lato. Attenzione, mi raccomando, è importante questo. Adesso andiamo a lavorare. Ah sì, l'ultima vite, visto che siamo qui, è l'ultima vite che ci rimane da filettare ed è quella che blocca la ruota ed è la DM, e io sono andato già ad avvitarmela qui. La stessa cosa fate anche sul fusello della ruota posteriore destra, perché la stessa vite vi verrà data probabilmente con una prossima uscita. Comunque la vite quella è. Ok, fatto questo andiamo adesso a montarci la ruota. Io userò un cacciavite con la punta più sottile e vado a svitarmi le tre viti AMM. Nel pneumatico abbiamo una parte più lucida e una parte più opaca, decidete voi quale usare. Io metterò a bella vista la parte lucida.
Bene, adesso montiamo il disco. Ok, svito le due viti UM. Se avete piacere, successivamente a questo video andrò a preparare il video della Lancia Stratos uscita numero 78. Controllate, perché potete stringere anche così, vedete che non sono perfettamente in linea, e anche così ovviamente solo una è la posizione corretta ed è questa. Quindi controllate, sono piccolezze, non è una macchina vera, non ci dobbiamo giocare, però perché non montarla bene? Ecco qui. Adesso svitiamo qua. Inseriamo questo. Guardiamo la posizione qui dello scasso e del segmento. Mettiamo sopra. Eccola lì. Rondella e vite. Fate attenzione che questa appendice è in plastica, quindi tenete il pezzo dal fusello e fate girare avanti e indietro la ruota e stringete. Perfetto. E non riesco più a stringere, giustamente, perché sono arrivato alla fine, ma la ruota si muove bene e non vi è alcun gioco, non ci deve essere alcun gioco, mi raccomando. Dietro è perfettamente aderente grazie al fatto che ho calibrato i fori. Adesso andiamo a montare questo. Vi ricordo la molla. La parte più compressa della molla va messa verso la parte alta dell'auto, quindi verso il parafango, questa. E in più l'inizio e la fine mettetele dietro, così la molla si vedrà. Magari non si vedrà nulla una volta montata la ruota, però non ci costa nulla montarla così. Bene. Svito un po' questa vite senza toglierla tutta, che vi ricordo essere la GM. Quanto basta per fare entrare il pezzo qua all'interno. La stessa cosa faccio con questa. Alla fine, se avete piacere, rimanete con me, perché prendo tutto quello che ho montato fino a questa uscita, la numero 28, e poi ci salutiamo. Il tubo del freno lo facciamo passare qua, che c'è un forellino piccolo,
tra l'attaccatura del parafango e il telaio. Ok, prendo il giunto qui dove c'è il semiasse, faccio entrare la gomma all'interno, così, avvito la prima vite, e stringo. E infine questa. Prima di stringere tutto mi accerto che sia entrato il pezzo all'interno. Vedete? Non è entrato. Quindi svito nuovamente. Così dovrebbe andare bene, ma controlliamo un'altra volta. Perfetto. Posso stringere. Ecco qua. Perfetto. Controllatevi sempre le viti del montaggio precedente, perché il metallo con la vite poi si assesta. Una volta che avete fatto un secondo controllo, questo problema non ci sarà più. Ecco qui. Bene. Adesso, come promesso, prendo quello che ho montato fino a questo numero. Che spettacolo questa macchina. Ecco qua i nostri tubi dei freni. Vedrete quando il modello sarà montato, soprattutto tutta la parte all'interno del vano motore, cosa ci sarà. Vedrete. Bellissimo. Adesso arriva il musetto, un'altra opera d'arte. Guardate. Ecco, per chi lo vede per la prima volta fa bene a rimanerne stupito, perché è fatto veramente bene, con tutte le scritte nelle parabole. Guardate. Cosa c'è dietro di me? Ecco il mio gatto. Amore, se devi saltare dentro non mi distruggere il modello, che mi tocca comprarlo, che è di un mio iscritto che me lo ha commissionato. Ci manca solo questo. Ecco qui. Poi ci saranno 10 LED, frecce comprese, che daranno vita a questa mascherina anteriore, a questo musetto splendido. E poi avete sentito qualcosa? Si sono rovesciate un po' di cose. Ecco qui. Targhette in alluminio avvitate. Tutto in metallo. E guardate dietro. La finta vetroresina riprodotta fedelmente con le finte guarnizioni imbattuta su ogni parte poi che ci sarà all'interno del cofano. E qui cosa abbiamo? Il paracalore, perché in corrispondenza di questa parte qui abbiamo la turbina. Che dirvi, ragazzi? Io vi saluto a tutti, un abbraccio
Eccolo qua il mio amore, Michelangelo, ve lo presento per chi non lo conosce, molti di voi già lo conoscono, il mio gatto Tigratto che compirà 3 anni il prossimo mese, ad agosto, ed è arrivato qui, amore mio. Ciao amore. Mua. Lui è la mia famiglia, eccolo qua, l'unico componente della mia famiglia. No, 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 no. No, stai fermo amore. Cosa vuoi fare? Cosa vuoi fare? Dimmi. Adesso si mette... Bravo, stai lì amore, allora dai, ti prepari poi per il video della Lancia Stratos, ok? E con questa meravigliosa immagine della natura, eccolo qui, questo, e questa è la perfezione, una tigre in miniatura. Che amore che sei, vita mia. Va bene, io vi ringrazio, ve l'ho già detto, del vostro tempo, lo dico di nuovo con tutto il cuore. Grazie ragazzi di seguirmi. Il canale cresce e non cresce, ma certamente non vivrò mai di quello che guadagno qua. È la passione che mi porta avanti e siete voi che con le vostre visualizzazioni e i vostri commenti mi aiutate a continuare, perché vi garantisco che ha un costo portare avanti questo canale con le collezioni, ed è una scelta che ovviamente è tutta mia, è solo mia. Però pensavo che fosse non così difficile riuscire a crescere con un canale di 4.600 iscritti. Pensavo insomma che la gente si iscrivesse, però vedo che il 77%, e non è un dato a caso. Noi abbiamo un programma che si chiama YouTube Studio, dove oltre a vedere chi si iscrive, che si cancella, vediamo anche le persone che ci guardano e sono iscritte e quelle che ci guardano e non sono iscritte. Bene, il 77% delle persone, quindi 77 su 100 o 770 su 1000, 770 su 1000 non sono poche, non si iscrive al canale. Va bene, ci sarà qualcuno a cui non sarò simpatico, ma agli altri che mi continuano a guardare, ragazzi, non vi costa nulla, iscrivetevi al canale. Sono anche su diversi gruppi su Facebook che ho aperto io, e quindi se volete iscrivervi, iscrivetevi. Non sono molto bravo a fare queste cose, quindi più che pubblicare i video dei montaggi delle relative collezioni non faccio, però vedete voi, ok ragazzi, un abbraccio a voi, un saluto a tutti i vostri cari più cari e grazie del vostro tempo. Ciao!